5 km per 5 meraviglie. Praticamente una meraviglia a chilometro. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sono all'interno dei giardini del castello di Este e oggi vi porto a scoprire alcune meraviglie nascoste proprio qui vicino al centro della città. Questo sarà un piccolo percorso ad anello che si può fare tranquillamente anche a piedi, e se lo si fa in bicicletta vi consiglio un e-bike perché c'è anche una salita un po' impegnativa. Este e il suo castello si trovano ai piedi dei Colli Euganei, da dove partono innumerevoli sentieri da percorrere sia a piedi che in bicicletta. Ma oggi in soli 5 km vedremo 5 meraviglie, 5 luoghi veramente poco conosciuti. Costeggiamo le mura, il Museo Nazionale a Testino, sono poche centinaia di metri. Appena si imbocca la suggestiva via dei Cappuccini, ecco la prima meraviglia, l'Arco del Falconetto. Un arco che custodisce un'altra meraviglia che era nascosta e abbandonata da decenni, il Parco e Villa Benvenuti, che i volontari dell'associazione scouteste Onlus stanno recuperando e ristrutturando. Ciao Gianni! Ciao Iva, benvenuto in Villa Benvenuti. Gianni, intanto grazie di avermi accolto in questo magnifico posto, che è anche un posto un po' esclusivo, però grazie appunto alla vostra associazione sta rinascendo. Beh, è un impegno che ormai portiamo avanti da circa 10 anni e la decisione è stata quella di prendere un posto completamente abbandonato che ha un valore architettonico e ambientale molto importante per l'intorno di Este, cercare di recuperarlo per renderlo fruibile alla cittadinanza, perché questo noi riteniamo un bene di tutti quanti. È un lavoro che ha comportato impegni abbastanza gravosi con l'impegno di tutti i volontari. Quando siamo entrati di fatto non si riusciva a entrare. Il parco era completamente nascosto. I primi 3 mesi siamo impegnati solo nella pulizia e nell'apertura dei percorsi e abbiamo portato via praticamente 13 bilici di verde, perché veramente lo stato di abbandono era totale. Lo stesso vale per i fabbricati, abbiamo dovuto prendere un po' alla volta, smontare tutto, pulirla e rimontarla sotto il controllo e l'approvazione della sovrintendenza, perché qui ogni singolo passo e ogni singola operazione è autorizzata, il grado di vincolo è molto alto, il grado di protezione deve essere molto alto perché è un bene di importanza architettonica e ambientale significativo. È vicino a Este, pochi lo conoscono perché è sempre stato privato, nessuno l'ha visto nella propria interezza. Quello che noi speriamo di riuscire a fare è, nel tempo, un po' alla volta, di riproporlo a tutti quanti. L'obiettivo principale dell'associazione Scouteste Onlus è di cercare di creare un luogo da mettere a disposizione dei giovani, delle associazioni educative, dove poter svolgere delle attività immersi nella natura ma allo stesso tempo in piena sicurezza, ma anche un luogo di incontri culturali e di promozione del territorio e dei suoi prodotti. Ecco, il percorso che vedi adesso ti porta su alla Pineta, che è uno dei posti più caratteristici di Este, un po' per la tipologia delle piante che sono lì, che non sono proprio le piante autoctone dell'area, ma sono state inserite nel rifacimento ottocentesco, e un po' perché ormai la Pineta fa parte dello skyline di Este. Ecco, e questa è una appunto delle meraviglie di Este, quindi grazie ingegnere di questa visita e vado a finire in Pineta. Ciao, grazie. Ciao Iva. Salire per il sentiero della Pineta di Este in bicicletta è veramente un privilegio. Come spesso dico, ormai l'e-bike per me è diventato uno strumento per conoscere meglio i territori e soprattutto le persone che vi abitano. Normalmente per salire infatti fino a qui bisogna invece seguire la salita, quella esterna, di via Cappuccini.
Dall'Arco del Falconetto basta percorrere altre poche decine di metri per giungere alla terza meraviglia nascosta di Este, Villa Contarini degli Scrigni, detta Villa Vigna Contarena. Ciao Guido! Ciao Ivan, ben arrivato. Siamo di fronte alla facciata di Villa Vigna Contarena. E come vedi, questo è un patio che racchiude uno spazio tra la villa e le mura del castello. È un luogo magico fuori dal tempo e dallo spazio. Ecco, tra i suoi ospiti più illustri o che hanno vissuto, chi abbiamo? Beh, per esempio ci siamo noi oggi, Ivan, grazie di esserci venuto a trovare, e poi nei secoli chissà, tantissime persone da tutti i luoghi, un luogo di internazionalità, un luogo di incontro e un luogo di scambi anche politici e diplomatici. La villa è stata voluta dai Contarini degli Scrigni del ramo di San Trovaso, una delle famiglie più ricche e importanti sia a livello economico che politico. Una casa costruita inizialmente come casa di caccia per venire a cacciare sui Colli Euganei. Ovviamente il territorio era molto diverso nel 400 da quello che è oggi, dovevano ancora essere fatte le bonifiche, quindi i Colli Euganei erano delle isole di pace e su una pianura di palude e di umidità e di zanzare. Appena si saliva un attimo di quota c'era molta selvaggina e quindi era possibile, diciamo, intrattenere battute di caccia. Una delle particolarità di Villa Vigna Contarena è senz'altro il suo giardino segreto. Sì, un luogo segreto racchiuso da mura che rappresentano la separazione tra l'esterno e l'interno anche della mente umana, quindi un luogo che rappresenta i pensieri e rappresenta l'arricchimento del pensiero, della conoscenza che può essere apportato dalle persone che ci vengono a trovare. Quindi è un giardino segreto, ma anche, come si diceva in latino, un hortus conclusus, che racchiude erbe aromatiche, essenze, alberelli, alberi da frutto, rose, e che permette alle persone che visitano la villa di incontrarsi, di raccogliersi. Ecco Ivan, qui siamo nella sala affrescata della villa, o sala da ballo, una veranda orientata verso nord, costruita per godere delle ore fresche e per permettere appunto di ballare. La forma è allungata in quanto è stata costruita nel Settecento, quindi per ballare principalmente minuetti. Gli affreschi sono del Settecento. In centro alla volta è presente il monogramma della famiglia Contarini e un po' tutta la sala è dedicata ad Apollo, il dio della musica e delle danze, e a Diana, appunto, la dea della caccia. Guido, ma è possibile venire a visitare appunto questo posto? Sì, la villa è aperta su prenotazione per gruppi e c'è un numero di telefono al quale si può prenotare la visita e potrete essere accompagnati da una delle nostre guide. Bene, Guido, grazie di questa esclusiva visita che mi hai dedicato oggi. Grazie a te Ivan, è sempre un piacere, ciao. Riprendiamo il nostro giro sempre salendo per via Cappuccini, certamente una delle strade più romantiche di Este, in direzione appunto della Pineta. Lasciamo qui sulla destra Villa Byron, che vedremo al ritorno del nostro percorso. Questo primo tratto è tutto d'asfalto, ma poi diventa uno sterrato un po' impegnativo da percorrere in bicicletta. Ecco perché dicevo che è meglio avere un e-bike. Questa strada costeggia tutta la Pineta di Este e questo è il cancello che abbiamo visto prima, che porta alla Pineta e a Villa Benvenuti. Il sentiero che qui si lastrica di pietre ci fa capire che stiamo arrivando ad un'altra importante dimora, la quarta meraviglia nascosta di Este, il Palazzo del Principe.
E questo è il cancello d'ingresso del Palazzo del Principe, costruito nel XVII secolo. La villa, di pianta quadrata e con ingressi su ogni lato, è attribuita all'architetto Vincenzo Scamozzi e domina dall'alto tutta la città di Este. È detto Palazzo del Principe in quanto, quando il suo proprietario Alvise Contarini venne eletto a doge, si trovava proprio in questa residenza. Grazie proprio ai ragazzi dell'associazione Scout Este in Onlus, in occasione di eventi in città come Este in Fiore, è possibile visitare anche questa villa privata. Proseguiamo il nostro breve giro continuando la salita verso Calaone. Qui si potrebbe svoltare a destra per scendere direttamente ad est per la strada panoramica, ma allunghiamo un po' invece il nostro giro fino a raggiungere quasi il borgo di Calaone. E con questa breve scorciatoia evitiamo un paio di tornanti. Per chiudere questo anello svoltiamo quindi per quella che era la vecchia panoramica, strada ormai non più utilizzata e dove possiamo vedere come appunto la natura si è riconquistata i suoi spazi. Qui sono abbastanza evidenti gli smottamenti e le frane che hanno reso impraticabile la vecchia strada e già qui si intravede come la natura un po' alla volta sta rompendo anche l'asfalto e inizia a riconquistarsi i suoi spazi. Ed è diventato un percorso per fare del trekking, delle passeggiate. Molto piacevoli, partendo appunto dal centro di Este. Ed ecco che ci ricongiungiamo con la panoramica che abbiamo visto prima, che ci porta velocemente a vedere la quinta meraviglia nascosta di Este. Sulla destra via dei Cappuccini che abbiamo visto all'andata ed eccoci di nuovo qui, Villa Byron. Eccoci arrivati alla quinta meraviglia un po' nascosta di Este, Villa Kunkler detta Villa Byron, che in realtà era un ex convento dei frati Cappuccini. Villa Kunkler è detta anche Villa Byron in quanto il poeta vi soggiornò con l'amico Percy Shelley e sua moglie Mary. Mary Shelley, che è l'autrice di quello che viene definito il primo romanzo di fantascienza, Frankenstein. A rendere molto particolare questa villa del 1800 sono le originali scuderie in legno, volute proprio dal barone Kunkler ed eseguite da un raffinato artigiano e scultore del legno del Cadore, Valentino Pancera, che aveva bottega a Venezia. Ecco perché questa villa è anche detta in dialetto veneto El Passo de Toe. Bene, il mio display indica 5,5 km, infatti come vi dicevo questo è veramente un breve giro turistico per scoprire 5 meraviglie un po' nascoste della città di Este. Ma devo dirvi la verità che all'ombra del castello di Este di meraviglie ce ne sono veramente tante e vi invito quindi a venire a Este, magari in bicicletta, a scoprirle. Per questa settimana è tutto, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.